Oggi vediamo come si sceglie una piantina da frutto quando siamo al vivaio. Quante volte abbiamo avuto difficoltà, magari ci sono 3 o 4 piante della stessa varietà che ci interessano, però una magari è una piantina bella, fresca, rigogliosa, ma non gli è stato tagliato il lastone e sotto non c'è neanche un rametto. Magari un'altra invece ha delle belle branchette già formate, però è un po' stentolita, un'altra sembra malaticcia. Insomma, quale devo scegliere? Oggi vi dico i trucchi ed i segreti per scegliere una piantina perfetta. La pianta da scegliere deve essere sempre bella, robusta e vigorosa. Non deve essere chiaramente una pianta malaticcia, ma questo si sa. Allora, la prima cosa da osservare innanzitutto è dove è stato fatto l'innesto, il punto dell'innesto. Viene tagliato il franco, che è l'albero che viene su dal seme, e poi viene fatto l'innesto. Quando viene tagliato chiaramente il franco, bisogna che il vivaio lo protegga con del mastice cicatrizzante, in modo che poi la carie non penetra all'interno del legno. Osservate poi sempre che lungo il fusto non ci siano, come in questo caso, degli spacchi della corteccia. Qui potrebbe penetrare la carie e rovinarci l'albero, quindi scegliete sempre dei tronchi che siano belli, integri, lisci e perfetti. Cercate poi di scegliere una pianta che abbia già una formazione di rami belli, sviluppati ad un'altezza circa a 70, 80, 90 cm, massimo ad 1 metro, come questa qui. In questo caso all'altezza di 80 cm, misurate a palmi, fate 4-5 palmi, troviamo una bella derivazione di rami che saranno le future branche dell'alberello, mentre il lastone principale potrà successivamente essere tagliato una volta che non lo mettiamo a dimora. Tagliamo quindi, quando abbiamo messo la pianta a dimora, questo ramo qui centrale ed alleviamo i nostri rami laterali. Saranno le future branche. Anche in quest'altro pesco, se noi raggiungiamo l'altezza di 70-80 cm, tagliando tutto il resto del ramo centrale, vediamo che sotto abbiamo sempre dei rami da allevare, quindi anche questo può andare bene. Invece di evitare alberi che fino ai 70-80 cm non hanno neanche un rametto, e comunque se ne hanno, ce ne hanno uno solo, come questo. Qui è stato cimato ad 1 metro, è stato però lasciato un ramo laterale che ha preso dominanza, si è derivato in 2 rami ad un'altezza di 1,40 m. Questa pianta ci darà sempre problemi perché la sua chioma già si svilupperà in alto e mai in basso. Cercate anche di evitare piante dove sì è stato cimato il lastone a 80 cm, però poi non ci sono molti rami, magari ce n'è uno solo o 2. Insomma, i rami devono essere 3, 4, anche 5, disposti un po' a raggiera, come il palmo della mia mano, in questo modo qua. Perfette invece sono le piantine che già si diramano a 70-80 cm con la loro formazione delle branchette, come vediamo questo melograno qua. Qui abbiamo 3 rami, possiamo pulire una volta messa a dimora tutti i rami sottostanti e avremo la nostra piantina. Tranquillamente scegliere piante che hanno sì un ramo principale e nessun ramo laterale, però sono fresche e rigogliose, come questo pero abate qua. Qui si fa presto, una volta messa a dimora io taglio il lastone a 80 cm, fuoriusciranno subito i rametti laterali nelle prime 4-5 gemme, alleverò i miei rametti in questo modo qua e tutto il resto sotto invece lo andrò a eliminare. Allevo solamente 4 o 5 rami laterali. Mi auguro che queste 4-5 indicazioni vi possano aver dato un indizio su come scegliere la vostra piantina. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, sempre in gamba, un pollice in su, prodotti biologici. Un saluto da Pier Giorgio. I can boogie.